Benvenuti a questo nuovo video. Oggi faremo turismo in fuoristrada e daremo alcune indicazioni di base sulla guida in queste condizioni. Se vorrete approfondire la guida off-road però il suggerimento è sempre lo stesso: frequentate un corso tenuto da fuoristradisti esperti. Siamo sull'altopiano del Rascino, fra il lago del Salto, l'Aquila e Rieti, e la meta del nostro giro dovrebbe essere Sella di Corno, a patto però di riuscire a percorrere il lungo sterrato che abbiamo davanti. Come vedete c'è molta neve, a tratti ghiacciata. D'obbligo allora guidare con cautela, evitando ogni movimento brusco. Dolcezza dunque su gas e frizione, ma anche sul freno posteriore, da usare con la massima delicatezza. Quello anteriore invece lo dimenticheremo proprio, tranne se capiteranno frenate dolci in rettilineo, laddove il fondo lo permetta. La moto utilizzata è una Voge 500 DSX, una bicilindrica cinese di buon livello. Non certo una moto da fuoristrada spinto, ma come vedrete si rivelerà particolarmente a suo agio in un'uscita turistica come questa. In fuoristrada non si dovrebbe andare mai da soli. Oggi ad accompagnarci c'è l'amico Maurizio con la sua Yamaha Tenere 700. Intanto, come vedete, la neve ha lasciato il posto a un fondo compatto, con grosse pozzanghere e tanta acqua che scorre. Moto e gomme rispondono con sincerità e ci danno quella sicurezza che ci consente di aumentare un po' le velocità. Attenzione però alle pozzanghere più ampie e profonde, che potrebbero nascondere ostacoli o grosse pietre. Ed eccoci al bivio, dove svoltiamo a destra in direzione di Sella Cornino e Sella di Corno. Ci attende uno sterrato di circa 14 km e un guardiaparco incontrato poco fa ci ha messo in guardia dal fatto che nessuno ha percorso questa strada dopo l'inverno. Noi tentiamo! Ben presto inizia la salita ripida, con fondo sassoso e canali scavati dall'acqua. La ruota anteriore da 19 pollici aiuta, anche se in questa situazione preferiremmo una 21. Comunque si va su bene. Siamo turisti, non ci interessa la velocità, ci basta tenere il motore sempre in tiro in prima marcia e si va su facilmente. Salendo rifà però la sua comparsa la neve e qualche passaggio particolarmente impegnativo per noi, con due curve strette su una salita particolarmente ripida e fondo irregolare. La neve aumenta, nelle zone in ombra è anche ghiacciata nella parte a contatto con il terreno. Abbiamo problemi di trazione e dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, spingendo le moto. Poi la salita addolcisce e si ricomincia a camminare. Siamo completamente soli, in un paesaggio bellissimo, intimo. Teniamo il motore a basso regime per fare meno rumore possibile. Siamo incantati e ce lo raccontiamo chiacchierando con l'interfono. Fino a quando arriviamo a un primo valico. Dovrebbe chiamarsi Sella Cornino secondo un cartello che abbiamo trovato più giù. Qui la troppa neve ci impedisce di proseguire. Siamo a 1340 metri secondo l'altimetro al polso di Maurizio. Valichiamo a piedi e ci troviamo di fronte a uno scenario incantato. Il lago Cornino è bellissimo nel paesaggio bianco, ma anche la valle nella quale meditavamo di passare per poi scendere a Sella di Corno. Purtroppo c'è decisamente troppa neve per le nostre moto e per le nostre gomme. Ci divertiamo a guardare le innumerevoli impronte a terra lasciate dagli animali nella notte. Sembrano essere quasi tutte di volpe, ma restiamo colpiti anche da impronte decisamente più grandi, molto più grandi e rotondeggianti. Saranno mica d'orso? La cosa ci regala un po' di brivido. Il nostro obiettivo, come avevamo detto, era valicare e scendere a Sella di Corno. Purtroppo, come avete visto, abbiamo trovato troppa neve, non riusciamo ad andare avanti, però un regalo possiamo farvelo. Possiamo partire col drone e portarvi a vedere da vicino il lago Cornino. Poi riscendiamo e vediamo che cosa troviamo andando avanti. Vai Maurizio col drone!
Girate le moto. Abbiamo percorso a ritroso il sentiero, non senza difficoltà. In discesa, la scivolosità di neve e ghiaccio ci ha costretto a scendere pianissimo, motore in prima e leggera pressione sul freno dietro. Ma non sono mancati i tratti ancora più lenti, dove siamo stati costretti a scendere in folle, lasciando scorrere la moto pianissimo, in discesa e utilizzando solo il freno posteriore, aiutandoci magari con l'altra gamba per tenerci in equilibrio. Poi, finita la neve, è sembrato di essere su un'autostrada e siamo venuti giù senza problemi. Ed eccoci di nuovo sulla sterrata che attraversa l'altopiano del Rascino, fino al bivio Tentatore, che indica il laghetto di Petrella Salto. Non resistiamo, giriamo e siamo di nuovo in salita, di nuovo con la neve. La strada ghiacciata in alcuni tratti ci spingerebbe a mollare, ma l'interfono torna utile. Ci sosteniamo l'un con l'altro e andiamo avanti. Dove il sole è abbattuto in mattinata ci sono enormi pozzanghere, a volte profonde. Fino al premio finale, la vista del laghetto. Fermata di rito per le foto e per fare 2 chiacchiere. Ripartiti, percorriamo la strada a ritroso, questa volta con più sicurezza, e ci divertiamo a giocare con i pozzangheroni, che sono quasi dei guadi. Non mancano però i tratti difficoltosi per via della loro scivolosità. Ormai però siamo rodati e marciamo tranquilli. Riprendiamo anche la strada principale e dopo poco ricomincia l'asfalto. Al bivio ci teniamo a sinistra in direzione di Petrella Salto, ma Maurizio ha bucato. Fortunatamente con sé ha un mini compressore d'aria ed eccoci all'ultima sosta sull'altopiano. Ci aspetta ancora un valico che troveremo pieno di neve, ma percorribile grazie alle tracce lasciate dalle auto. Un'ultima occhiata al paesaggio, mentre ricomincia a nevicare, una gonfiata alla gomma di Maurizio e si torna a casa. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere il like e di iscriverti al canale di Motoskills. Al prossimo video!